Buonasera, bentornati nel mio canale o benvenuti se ancora non siete mai stati in questo canale. Niente, vi invito a iscrivervi spuntando la campanellina, così tutte le volte che faccio un video vi arriverà una notifica e magari se alla fine di questo video vi è piaciuto mettetemi un bel like. Allora, oggi parliamo di Jumpstart. Jumpstart che cos'è? È un aggeggio elettronico che ci viene in aiuto quando ci troviamo in difficoltà con la batteria della macchina o della moto, nel mio caso della moto. Praticamente arrivate a mettere in moto e non succede nulla, quindi vuol dire che la batteria è scarica. Attaccando questo Jumpstart alla batteria fa sì che dia un aiuto alla stessa per mettere in moto la macchina o la moto. Questo fa sì che appunto una volta messo in moto la macchina o la moto voi possiate viaggiare. Se però dopo un lungo tratto, un lungo viaggio, spengendo l'auto o la moto, voi vi accorgete dopo non si riaccende, vuol dire che la batteria è veramente partita, quindi nessuno vi potrà aiutare, se non rimettendo un'altra volta un jump start, ma non è una cosa che fa molto bene questa all'auto o alla moto. Quindi è necessario sostituire la batteria. Se invece questa cosa non succede, allora tranquillamente potete ritenervi fortunati, avete preso praticamente la batteria in tempo perché i suoi livelli sono ancora nella norma. Allora, diciamo questo, io mi sono ritrovato in questa situazione la scorsa mattina con la mia moto, non è partita, quindi avendo anche tempo per aspettare ho ordinato su Amazon questo Jump Start che ora vedrete. Allora, il Jump Start arriverà in questa bella confezione di cartone molto robusta con la sua bella chiusura a magnete come va tanto di moda ora, e una volta aperto troverete dentro il libretto delle istruzioni, è tutto in inglese, il power bank che ora come ora è un power bank, un cavetto dove con questo potrete alimentare il power bank per essere ricaricato oppure alimentare qualunque cosa per essere ricaricata dal power bank stesso. Il power bank si presenta così, come uno dei tanti power bank che vediamo spesso e che abbiamo in casa. Qui davanti, laterale c'è un tasto che una volta premuto fa accendere questi 4 LED e i 4 LED indicano il tipo di quanta ricarica ha ancora presente in sé il power bank. In questo caso 4 LED completamente carico. Via via che si scarica si spengono via via i LED. In testa invece al power bank ci troviamo una bella presa USB con 2,1 A a disposizione per poter attaccare il cavo e poter ricaricare i vari accessori che abbiamo, tipo il cellulare o il tablet. Mentre da questa parte abbiamo un ingresso, un input che ci serve per attaccare il cavo e poter ricaricare il power bank o tramite computer o tramite un caricabatterie come da cellulare, insomma. Poi accanto alle prese abbiamo presente anche questo LED ad alta efficienza che fa diventare il power bank una bella torcia d'emergenza. Tenendo premuto praticamente il tasto per più di 3 secondi, questo LED si accende e diventa veramente una torcia abbastanza efficiente. Ora vi faccio vedere al buio, spengo le luci e diciamo che è abbastanza efficiente e si vede abbastanza bene. In più però c'è anche questa funzione, oltre a essere una torcia d'emergenza può essere anche una torcia di segnalazione. Infatti se noi teniamo il pulsante premuto per altri 3 secondi da questa funzione, lei inizierà a lampeggiare. In questo caso lampeggia in maniera veloce, mentre se lo tengo altri 3 secondi accesa, pigiata, lei lampeggerà in modo più lento. Se da questa funzione ripigio altri 3 secondi, lei inizierà a lampeggiare in questa maniera e secondo me, non l'ho letto da nessuna parte o forse mi è sfuggito essendo in inglese, io l'inglese non so molto bene, forse questo tipo di lampeggio indica un SOS. Questo c'ho da informarmi e vi farò sapere più in qua quando riuscirò a scoprirlo. Se da questa funzione voi continuate a tenere premuto per altri 3 secondi si spengerà completamente tutto, infatti non è stato. Ora accendo. Niente, queste sono le funzioni principali di un power bank, però io non è che ho comprato questo per farlo funzionare da power bank, ma appunto come dice anche il titolo e come vi sto spiegando da tempo,
l'ho comprato per farlo funzionare da Jump Starter. E Jump Starter come funziona? Praticamente c'è un tappino qui di gomma che va aperto, c'è una linguettina che dovrebbe servire per aprirlo, almeno ecco, ce l'ho fatta, questa volta ce l'ho fatta. Praticamente si apre questa linguettina e qui ci si trova dentro due spinotti. A questi due spinotti va attaccato questo accessorio che trovate sotto nella scatola, sotto al sottofondo della scatola. Questo accessorio qui, questo, dove praticamente c'è attaccato i soliti cavi che si vedono praticamente tutte le volte che si vedono i cavi per l'accensione delle batterie e scariche, praticamente cavo nero negativo, cavo rosso positivo. Questi due cavi sono attaccati a questa bobina che sarà alimentata dal power bank. Una volta che questa bobina verrà alimentata dal power bank si accenderà una spia rossa. Questa spia rossa sta a indicare che lei è pronta per funzionare perché è alimentata in modo corretto dal power bank. Allora, il modo per poterlo usare in emergenza, diciamo, è quello di arrivare dove c'è la moto e dove c'è la batteria della moto o della macchina e attaccare il polo positivo indicato con il rosso al polo positivo della batteria, il polo negativo indicato con il cavo nero nel polo negativo della batteria, e automaticamente questa spia, invece di essere rossa, diventerà verde. Quello indica che praticamente abbiamo attaccato i cavi bene, cioè il polo positivo, il polo positivo, il polo negativo, il polo negativo. Nel caso contrario, se avessimo scambiato i due cavi, lei sarebbe rimasta rossa, quindi non entrerebbe in funzione. Ma mettiamo che noi abbiamo fatto le cose fatte bene, la spia verde, a quel punto noi possiamo mettere tranquillamente in moto il nostro mezzo, o macchina o moto che sia. Una volta messo in moto si stacca i cavi nella sequenza inversa, cioè prima il nero e poi il rosso, e poi possiamo riporre tranquillamente la bobina. Io questa cosa l'ho fatta una volta sola praticamente, perché mi è entrata subito in moto la moto e mi sono accorto che nessun LED si è spento, quindi vuol dire che in questa fase ha assorbito veramente poco la funzione di Jump Start. Infatti mi è rimasta tutta la potenza a disposizione per poter ricaricare qualunque altra cosa. Niente che dire, mi sono trovato bene, mi ha funzionato subito. Vi dico le caratteristiche praticamente che c'ha questa cosa, che c'ha questo apparecchio. Praticamente lei ha 8 A a disposizione per poter ricaricare cellulare o tablet, mentre c'è un 700 A di spunto in caso che venga usato come Jump Starter. Loro lo danno per un'accensione di auto e di mezzi fino a 4600 cm3. Allora, probabilmente se lo scrivono forse lo fa veramente. Io nutro dei dubbi perché visto anche i piccoli cavi che sono in dotazione, però diciamo diamogli fiducia, non potendo usare questa cosa con questi parametri, io non vi so dire se effettivamente funziona o no. Nel mio caso ha funzionato e sicuramente funzionerebbe anche con una utilitaria o con una macchina come ho io, 1600, insomma, sicuramente funziona. Per cilindrati, come si parlava prima, 4600 mi sembrano abbastanza importanti. Comunque, niente, vi lascio in descrizione dei link che vi possono aiutare, sia per l'acquisto di questo, sia avevo voglia di farvi un link con la traduzione di tutto il manuale, sì, questo può essere una cosa comoda. E niente, se avete delle domande o dei dubbi potete tranquillamente metterlo nei commenti, e se il video vi è piaciuto, ve lo ripeto, mettetemi un like, a me mi fa piacere. Bene, a questo punto spero vi sia piaciuto il video, e vi saluto e vi invito a tornare sul mio canale per i prossimi video. Grazie.